E benvenuti in questo nuovo video. Domani incontriamo il nostro passato, si può dire. Incontriamo Mister Vanoli, che tante gioie ci ha regalato le scorse 2 stagioni, ma mancano 4 partite, siamo alla fine del campionato e quindi domani abbiamo il dovere di far punti, oso dire addirittura di vincere, se vogliamo continuare a credere nella salvezza, aspettando chiaramente in questa giornata i risultati delle nostre 2 rivali rimaste. Ma prima di parlare meglio di tutto, della partita, della situazione del Torino, delle partite di Empoli e Lecce, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciare un like che per noi è davvero importante, commentate dicendo la vostra in merito a quel che andrò a dire e abbonatevi, costa solo 1,99 € e questa settimana, questo weekend, oltre al solito video risposta a commenti disponibile per tutti, rimane ovviamente disponibile per tutti, chi è abbonato, chi si abbonerà avrà a disposizione anche le pagelle, un format nuovo insomma dove andiamo a dare i nostri voti ai nostri che giocheranno in campo tra titolari e quelli che subentreranno e quindi semplicemente un contenuto in più per premiare chi ci sostiene attivamente, diciamo. E ovviamente attivate la campanella per non perdervi il post partita. Veniamo dalla partita contro il Milan, dove siamo usciti sconfitti, sì, ma non posso dire che abbiamo giocato male, che sono uscito dalla partita disilluso dalla situazione di classifica, dalla partita che abbiamo fatto. No, anzi, la squadra per me ha dimostrato ancora una volta che c'è, che ci crede e che non si fa sostanzialmente mettere in piedi in testa a nessuno, neanche se l'avversario davanti si chiama Milan. Anzi, devo dire che per larghi tratti si può dire abbiamo messo noi sotto il Milan, con uno sviluppo di gioco sicuramente migliore del loro, costringendoli per larghi tratti anche a chiudersi dietro, e questo soprattutto devo dire nel primo tempo dal 20° in poi. Prima chiaramente abbiamo subito il gol, non abbiamo approcciato bene, questo bisogna assolutamente ammetterlo, però dopo appunto dal 20° in poi ci siamo svegliati e abbiamo secondo me un po' abbandonato ogni timore reverenziale e abbiamo fatto la nostra partita di intensità con le idee chiare in testa sul cosa fare in campo. Di fatto poi il gol del pareggio era pure arrivato con Yeboah, con un'azione stupenda, una grandissima azione sviluppata tutta in velocità, cross di ups, di prima colpisce Yeboah e mette dentro, bellissima azione, peccato che appunto che ci fosse il fuorigioco di Busio nello sviluppo dell'azione e quindi ce l'hanno annullato. Poi però in realtà anche nel secondo tempo ci sarebbe stata un'altra occasione per pareggiare su rigore, poi non è detto che lo segnava, però di fatto era giusto darlo quel rigore lì e poi dagli 11 metri può succedere di tutto, però comunque avevamo una grossissima chance per pareggiare, chance che purtroppo non ci è stata concessa perché l'arbitro non ha voluto fischiare e non ha ritenuto l'intervento di Pavlovic su Yeboah da sanzionare. Assurdità per me totale a questo punto, perché anche rivedendo l'azione mi sembra più chiaro che mai, nel senso l'ha sottolineato anche Di Francesco nel post partita, che di solito tende a non parlare troppo di arbitri, a non fossilizzarsi su questo, invece stavolta ha dovuto dire la sua in maniera sicuramente energica, era arrabbiatissimo ma giustamente. Comunque tutto questo un po' per dire che secondo me lo stato psicofisico della squadra è fondamentalmente buono. L'unica cosa che ho da rimproverare rispetto alla partita contro il Milan, e non è una cosa da poco in realtà, è il calo di rendimento che ho visto nel secondo tempo, dove oltre al rigore procurato da Yeboah, quindi di fatto si può dire sia una sua invenzione, quindi bravo Yeboah, di squadra non abbiamo creato granché secondo me. Secondo me potevamo aggredire maggiormente questo Milan, comunque è sceso in campo secondo me non troppo bene, o comunque nei primi minuti sì, ma poi si è lasciato un po' andare, o comunque avevano poche energie, mettete quello che volete, e questo non so perché c'è stato questo calo di rendimento quando potevamo secondo me approfittarne noi di questo appunto di questo Milan non al massimo. Ecco, non so se voi perché nel primo tempo avevamo veramente spinto tanto per arrivare al pareggio e di fatto c'eravamo quasi riusciti, poi la sfortuna ci si è messa di mezzo, vuoi per non so il primo caldo
ora sicuramente comincia a farsi sentire e i giocatori devono ancora abituarsi, ma questo chiaramente vale un po' per tutti, cioè non solo per noi ma anche per la squadra avversaria. Spero solo, ecco, questo è un mio timore, spero che non sia un problema atletico di tenuta fisica della squadra, perché secondo me già contro un Torino non ci possiamo permettere cali così evidenti di prestazione, è stato un divario troppo netto. Manca poco, cioè resistiamo, manca poco, sono 4 partite in cui bisogna veramente dare tutto, perché bisogna andare a un po' a raschiare il fondo del barile delle energie e delle motivazioni e andare forte per raccogliere tutti i punti possibili, che sono difficili da ottenere, lo ammetto, ma bisogna raccogliere il più punti possibili in queste ultime 4 partite, compresa quella di domani. Come dicevo prima, incontreremo il nostro passato, un Vanoli che ha portato momentaneamente il Torino al 10° posto in classifica con 43 punti, un Torino praticamente si può dire mai in lotta per la salvezza in tutto il campionato e che ha praticamente sempre gravitato a metà classifica, quindi bravo Vanoli, ma sostanzialmente a questo punto della stagione non si giocano nulla se non il primo posto nella parte destra della classifica, sai che roba. Quindi la speranza, però è una speranza appunto, è di vedere un Torino un po' in modalità vacanza, svagato, anche se allo stesso tempo anche le squadre tranquille in questo periodo della stagione riservano comunque dei pericoli, proprio per il fatto di essere tranquille e con la testa libera da pressioni. E poi Vanoli, insomma, lo conosciamo abbastanza tutti, no? Per carattere non mi sembra uno che dice ma sì, boh, il nostro l'abbiamo fatto, rilassiamoci. Ecco, direi proprio di no, non mi sembra il tipo, ecco. Quindi la partita rimane ostica anche con un Torino tranquillo in classifica, ma perché c'è anche il dato che noi non siamo ancora riusciti a vincere una volta in trasferta durante tutta questa stagione, ed è un dato sicuramente che non conforta, però ecco, la speranza è che domani possa essere il giorno giusto per sfatare questo tabù, ma non abbiamo tante altre partite per sfatarlo se non quella di Cagliari appunto, ma direi che visto le premesse che sono in parte positive, perché comunque mettiamoci in mezzo che il Torino è tranquillo in classifica, quindi non si gioca nulla, quindi bisogna essere quello un dato positivo secondo me per noi. E domani deve essere la giornata giusta per sfatare questo dato che non ci vede mai vincitori in trasferta. Andiamo a vedere anche le partite delle nostre 2 rivali rimaste, le uniche 2 rivali rimaste, come preventivavo un po' settimane fa, perché di fatto poi il Cagliari, che era quintultimo, lunedì ha battuto il Verona e si è allontanato pressoché definitivamente da quella zona di classifica lì, e possono reputarsi quasi salvi vista la quota che c'è per salvarsi per il quartultimo posto. La prima a giocare dopo di noi sarà il Lecce, che sabato alle 18 al Via del Mare se la vedrà con Napoli capolista. E qui semplicemente posso dire che la speranza è che il Napoli di Conte faccia il suo dovere e faccia altri 3 punti per avvicinarsi ancora di più al titolo. Quindi sulla carta match difficilissimo per il Lecce, però c'è anche da dire, a essere onesti, che domenica scorsa, sono riusciti a fermare l'Atalanta a Bergamo, cosa che è riuscita anche a noi, per carità. Quindi ok, però diciamo che secondo me proprio per questo motivo qua, per tutto quello che gli è successo la scorsa settimana, problemi con la Lega Serie A, diciamo che è una partita non scontata, assolutamente non scontata, quindi attenzione. Però insomma, sicuramente difficile per il Lecce. Mentre l'Empoli avrà la Lazio domenica alle 12:30. Anche qua sicuramente match difficile, anche perché tra l'altro la Lazio è immischiata nella bagarre per il 4° posto e quindi sarà motivata a fare punti, perlomeno. Però questo è un dato brutto che vi porto, perché probabilmente già lo saprete, purtroppo le partite proibitive per l'Empoli in realtà finiscono questa giornata, perché poi avranno Parma, Monza e Verona. Quindi rimane quel che ho detto queste ultime settimane, ossia che tra le 3 hanno il calendario più facile, tra le 3 pretendenti, compresi noi.
e quindi per me almeno sono loro i veri favoriti per il quart'ultimo posto. Purtroppo è così, essendo realisti è così. E questo è, comunque, parlando solo di questa giornata, l'avversario più semplice ce l'abbiamo sicuramente noi, si può dire. I vari motivi li ho spiegati, quindi secondo me abbiamo il dovere di approfittarne, perché le ultime 3 partite che avremo non saranno facili, soprattutto Fiorentina-Juve chiaramente, non che il Cagliari sia una passeggiata. Quindi è veramente un'ora o mai più. Bisogna vincere e non sarà facile assolutamente, ma posso dire che ho fiducia in questa squadra, ho fiducia nel lavoro dell'allenatore, quindi crediamoci e speriamo vada tutto bene. E questo era un po' quello che volevo dire. Scrivete pure qua sotto se siete d'accordo con me, in disaccordo con me, scrivete pure qua sotto, io vi leggo e magari vi rispondo pure. Se possibile lasciate un like, che per noi è davvero importante, chiaramente se vi è piaciuto il video. Chi vuole appunto può abbonarsi, e chi è già abbonato sappia che avrà questo contenuto extra in questo weekend. Chi vuole vederlo basta abbonarsi, 1,99 € e avrà anche lui il video a disposizione, oltre chiaramente al video risposta a commenti che rimane aperto a tutti, con i commenti di tutti, quelli del post partita, e quello rimane ovviamente libero, rimane free. E attivate la campanella per non perdervi il post partita di questo match fondamentale. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.